spiegherò come poter ottenere il massimo risultato con poche risorse, questo perché magari molti di voi a un certo punto, o magari lo stanno già facendo, decideranno di voler lanciare la propria impresa, essere un passo sopra, un passo avanti la competition, quindi con i competitor che come sempre ci sono, no, ci sono per Apple, per Microsoft, ci sono anche per le startup. Parola d'ordine: ispirazione, passione, energia della rete. Cosa vuol dire? Vuol dire che io, come stavo accennando prima, come ho fatto a, diciamo, senza soldi, a raggiungere un così grande numero di persone per farmi fare questi numeri? Grazie ai social media e al digitale. L'energia della rete, questo è un altro elemento molto importante della strategia, cioè il messaggio, il tone of voice, che penso tutti voi conoscono, sanno come vuol dire, chi è appassionato di marketing. Il tone of voice che noi abbiamo è sempre un tone of voice molto inclusivo rispetto alla community, quindi l'evento è una cosa che succede una volta l'anno, ma tutto l'anno c'è una community di persone che crede nell'evento, che deve essere in grado, una persona che vuole lavorare sul proprio personal branding, ma anche un brand stesso deve essere in grado di trasmettere che cosa le rende diverso, cioè perché io devo venire la gente deve venire al mio evento invece che non a un altro evento, perché io devo seguire un blogger invece che un altro, perché devo comprare l'Apple invece che il Nokia, perché devo, no? Quindi il brand o la persona, che in questo caso è il brand, deve essere brava a dimostrare la propria unicità. Le persone si devono fidare di te, quindi devi essere bravo a renderle convinte di fidarsi di te. La reputazione, perché chiaramente chi viene all'evento o chi mi ascolta una lezione e si sente soddisfatto di quello che ha ascoltato, di quello che ha imparato, di quella che è stata l'esperienza, poi lo passa a qualcun altro, quando ne parla bene, no? Perché? Perché il brand non è soltanto il logo, è l'insieme delle percezioni che si trovano nella mente del consumatore. Cosa vuol dire? Che il consumatore si deve in qualche modo riconoscere in quel brand. Perché Apple continua a essere così successful anche se Steve Jobs purtroppo non c'è più? Perché Steve Jobs ha creato una tale forza intorno a quel brand, in cui le persone si riconoscono come un qualcosa di cool, cioè avere l'oggetto, avere l'iPhone è cool, l'iPhone è l'oggetto più cool tecnologicamente parlando della Terra, e vi assicuro, e non lo dico perché sono un ex Microsoft, ma lo assicuro che ci sono tantissimi altri device, anche non Microsoft, anche Android, che comunque fanno la stessa cosa, magari anche meglio, ma le persone non la amano così tanto come amano Apple. Vi faccio proprio l'esempio più banale perché è quello che sicuramente tutti conoscete, però è così. Pensate sempre che state vendendo, però si vende in maniera diversa sui social media, quindi bisogna saper stabilire questo contatto, quindi intelligenza emozionale. Questa un po' la si ha, un po' pure lì ci si può esercitare. Pensiero laterale inclusivo, cioè bisogna sempre pensare un po' fuori dagli schemi, ok? Evitare di copiare, cioè prendere ispirazione da altri sì, ma non concentrarsi sul copiare gli altri, ma concentrarsi su distinguersi in qualche modo, trovare quel buco nel mercato, quel buco di cui parlavo prima.